Ragazzi, volete avere dei pomodori che, oltre che li portate lì in tavola, belli rossi, li tagliate, succosi, la gente quando li assaggia dice: ma come fai ad avere dei pomodori così saporiti? Uno spettacolo. Oggi, se seguite questo video, vi faccio vedere come si fa ad avere dei pomodori saporitissimi, da fare invidia al vicino e a chiunque. I pomodori all'acqua di mare. Solo con Pier Giorgio Natura e Bellezza avete queste dritte, questi consigli, questi trucchetti. Guardate qua che bei pomodori che vi faccio fare, uno spettacolo. Seguite il video perché è unico, è carinissimo. La prova verrà effettuata su questo piccolo pezzo di pomodori, sono 6 piante in tutto. Le prime qua sulla vostra destra le tratteremo con quest'acqua di mare, adesso vediamo le dosi. Le altre 3 che sono sulla vostra sinistra le tratteremo invece con acqua normale, con acqua dolce. L'annaffiatura la faremo dentro la buca dove sono piantati i pomodori. Sono pomodori della stessa varietà e messi in campo, quindi trapiantati nello stesso periodo, nello stesso momento. Come potete vedere sono del tutto uguali. La dose, ragazzi, è semplicissima: acqua di mare ed acqua dolce. Dobbiamo mettere in rapporto l'acqua di mare nell'acqua dolce 1 a 10, che vuol dire che ci andrà 100 ml di acqua di mare ogni litro di acqua. Ho preparato un innaffiatoio da 4 litri, ci dovrò mettere solamente 400 ml di acqua di mare. Facciamo subito la dose contenitore graduato e ci mettiamo i nostri 400 ml. Eccoci qua, ci siamo. L'aggiungiamo all'acqua e poi mescoliamo bene. Una volta che ho mescolato bene, annaffio i pomodori, quelli che avete visto con l'etichetta acqua di mare, semplicissimo. Dovrò annaffiare con questa acqua di mare diluita una volta sì ed una volta no, ogni volta che io devo annaffiare. Quindi una volta annaffierò con quest'acqua, un'altra volta invece con acqua dolce, con acqua semplice. Ci siamo. E adesso procedo ad annaffiare gli altri pomodori, questi qua, con acqua dolce. Ho fatto su un innaffiatoio di 10 litri, sempre 4 litri di acqua. E annaffio bene. Queste piante che sono ancora in crescita vegetativa e iniziano a fare qualche fiore le annaffio un giorno sì ed un giorno no. Quindi fra 2 giorni annaffierò tutte le piante con acqua dolce, mentre fra 4 giorni ripeterò lo stesso trattamento con annaffiatura con acqua di mare alle prime 3 piante. Le altre 3 invece farò solamente acqua dolce. Sono passati una quindicina di giorni, ragazzi, e questo è il risultato: acqua di mare, acqua semplice. Addirittura quelli annaffiati con acqua di mare sembra che crescono molto meglio rispetto a quelli chiaramente annaffiati solamente con acqua dolce. E allora che facciamo? Adesso raddoppiamo la dose, non del sale, ma faremo che ogni giorno annaffiamo sempre con acqua di mare, perché adesso è luglio, è fine luglio, i pomodori si annaffiano tutti i giorni, i risultati iniziano ad esserci e anche molto sorprendenti. Come vedete, la pianta non risente assolutamente di questa salinità aggiuntiva, fiorisce bene, fruttifica bene. Guardate qua che bei pomodoretti, bolla non ce n'è, sofferenze non ce ne sono, così come chiaramente anche per la pianta annaffiata solamente con acqua dolce. Fa sempre pomodori, però la piantina è un po' più piccola. Quindi da adesso in poi, prima di agosto, annaffiamo tutti i giorni con acqua salata i nostri pomodori, tutti i giorni, mi raccomando. La dose chiaramente è sempre quella: 100 ml ogni litro di acqua. Faccio questa piccola ripresa, tiro le conclusioni e poi andiamo ad assaggiare i pomodori. Con acqua di mare, eccoli qua, ragazzi. Allora, la pianta chiaramente cercherà di fermarsi molto prima nella produzione, perché chiaramente c'è salinità.
Però i pomodori devo dire che sono davvero davvero di una bella pezzatura, di un bel colore rosso brillante, guardate qua che bellezza. Per quanto riguarda, poso un attimo questo pomodoro qua dentro, per quanto riguarda questi qua con acqua dolce, eccola qua, e i pomodori sono sempre di una pezzatura leggermente più piccolina, però la vegetazione continua la pianta quindi a vegetare, a fare anche i piccoli pomodori, ad allegare, quindi produce anche molto più a lungo rispetto invece alla pianta annaffiata con acqua salata. È chiaro, non esagerate mai con la dose rispetto, intanto vediamo la differenza anche dei pomodori. A destra avete acqua salata, a sinistra avete acqua dolce. Non esagerate, dicevo, mai con la dose del sale, altrimenti la pianta secca e poi il terreno diventa davvero salino e non ci potete più mettere nulla. Dai, andiamo ad aprire i pomodori e li assaggiamo. Sulla vostra sinistra abbiamo il pomodoro annaffiato con l'acqua normale, sulla destra quello annaffiato con l'acqua di mare. La differenza all'interno, come vediamo, è uguale, ma il sapore, ragazzi, è davvero eccezionale di questo annaffiato con l'acqua di mare. Saporito, gustoso, non occorre neanche aggiungerci il sale. Uno spettacolo. Come abbiamo finora visto, con acqua salata, ragazzi, avete dei pomodori belli, rossi, ma di un sapore unico. Non occorre neanche metterci il sale, lo hanno già preso dall'acqua che gli abbiamo dato noi. Di contro abbiamo delle piante però che terminano la loro vegetazione molto presto. Io vi consiglio di fare queste prove, provate, sentite il sapore e poi decidete quante piante fare con l'acqua di sale e quante invece fare con l'acqua normale, in modo che la vegetazione poi continuerà e potete raccogliere fino ad ottobre. Vi saluto tutti così, ragazzi, un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ma sì, ma esprimiamo i nostri sentimenti. Ciao ragazzi, un abbraccio.